Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, cancro, tendenze energetiche generali per la seconda parte di giugno 2022. Wow, abbiamo la carta del giudizio e si è girata anche la carta della stella. Bellissime carte. Periodo di illuminazione, periodo di presa di consapevolezza, periodo anche di sogni, perché comunque la stella parla di sogni, no? La carta del giudizio è una carta numero 20, rappresentata da 2 10, quindi c'è quello che è la fine di qualche tipo di realtà, di qualche tipo di visione, per permettere qualche cosa di nuovo di entrare. La carta della stella per qualcuno fa riferimento al proprio obiettivo di vita. Qualcuno io credo che qui prenda consapevolezza di quello che è il proprio cammino di vita in questo periodo, o perlomeno ci si approccia. Parla di sogni, e comunque la carta del giudizio parla di risveglio spirituale. Quindi sento che si tratta di una nuova presa di consapevolezza. Per qualcuno fa riferimento fortemente a qualche cosa che state attraversando o attraverserete per giustizia divina, perché la stella rappresenta il divino, no? Il destino che è scritto sulle stelle. E il giudizio negli arcani tradizionali è raffigurato da un angelo e parla proprio di quello che è un aiuto di tipo divino, come se ci fosse qualcuno che vi dà una mano in quello che è il vostro percorso. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto ci tengo a precisare, queste forse sono troppe, ci tengo a precisare che le letture sono per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi risuona e quello che non vi risuona semplicemente lasciatelo andare all'universo. Se volete avere un messaggio più completo potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare e in descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Nel caso vogliate contattarmi trovate anche la mia mail in descrizione, basta aprire la tendina del video qui sotto. Allora, cominciamo con un 3 di spade, 2 di bastoni, 7 di spade, 9 di pentacoli e la principessa di spade, fante di spade sarebbe. 3 di spade decisamente mi fa capire che si inizia il periodo con qualche tipo di sofferenza, qualche tipo di dolore. Può essere dovuto a un tradimento in senso classico o magari anche a quello che è semplicemente il fatto che qualcuno ha deluso le nostre aspettative, quindi questo ha creato un dolore. Normalmente è più un tradimento subito da qualcun altro, però ehm, diciamo ha una visione anche più ampia in questo caso. Il 2 di bastoni mi fa pensare a qualcuno che stia cercando di guardare al futuro, probabilmente qualcuno si sta ponendo dei nuovi obiettivi, visto che c'è anche la carta della stella qui. Ci sono dei sogni qui che si vorrebbero realizzare, credo, e quindi si guarda al futuro. Il punto è che non si sa bene se andare proiettati verso quello che è l'avanti oppure se stare fermi lì dove si è, quindi c'è una sorta di indecisione, diciamo. Il 7 di spade mi parla di qualche tipo di proiezione, ragazzi, bugia, comportamento poco chiaro, qualche tipo di furto. Furto può anche essere un furto di tempo, ehm, un furto di identità mi parlano. C'è qualcuno che in qualche modo mi verrebbe da dire, ehm, come vi posso dire? È la carta di una persona che tende a tenere tutto per sé. Mh? Abbiamo poi il 9 di pentacoli. Qui il 9 di pentacoli può parlare di amor proprio o può parlare anche di quello che è un'indipendenza a livello economico, che è quello probabilmente che vi manca e che vi fa, mhmm,
dubitare di questo 2 di bastoni, del fatto se andare o se stare. È un po' come se steste dubitando del vostro sogno, del sogno, di cui vi parla la stella. Seguiamo poi con un fante di spade e qui sento che si tratta di andare a fondo di qualche tipo di situazione, ok? Nel senso che comunque, allora, qui ci sono delle proiezioni con questo 7 di spade e qui siete in una situazione emotiva che non è proprio in equilibrio, non siete proprio in una sorta di alta vibrazione. Quindi tutto quello che state pensando con questo fante di spade forse è un po' troppo, diciamo, campato in aria. Avete bisogno di portare giù quello che sono le vostre idee, di dare concretezza a quello che sono le vostre idee. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Perché comunque la carta della stella mi può anche parlare di qualcuno che sta sognando tanto, sia da un punto di vista, dei sogni fatti di notte, che da un punto di vista dei sogni fatti ad occhi aperti, okay, ed è da lì che posso spiegare quello che è l'idealismo, espresso da questo fante principessa scusate, di spade. Andiamo poi avanti con un 6 di bastoni e un 5 di spade. Quindi, diciamo che a livello di idea, a livello mentale, a livello di astrazione, sento che la vostra idea, il vostro sogno, il vostro obiettivo, potenzialmente ha delle forti, possibilità di vittoria, perché comunque abbiamo un 6 di bastoni, è la carta della vittoria, del successo. Terminiamo poi però la stesa con un 5 di spade e sento che probabilmente a fine periodo potrebbe esserci qualche conflitto, qualche magari si tratta solo di pettegolezzi, adesso andiamo poi a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta, però ecco, verso la fine del periodo diciamo che non ci sarà proprio quella, armonia in questa situazione o in questa relazione. Va bene, andiamo a vedere il 3 di spade a che cosa si riferisce, per piacere, grazie. Abbiamo un 8 di coppe e un 9 di spade al contrario. Io credo che qui qualcuno abbia preso distanza, che qualcuno se ne sia andato, potrebbe essere la vostra persona di interesse, potreste essere voi, un familiare, quello, o comunque l'8 di coppe rappresenta un vuoto da un punto di vista emotivo e ha senso perché comunque abbiamo il tradimento del 3 di spade, okay? Avendo comunque anche un 9 di spade al contrario, sento che qui ci sono delle persone che non se ne fanno una ragione, mi dicono. Però guardate, questo periodo vi darà la possibilità con la carta del giudizio di prendere, consapevolezza da un punto di vista proprio più ampio di quello che potrebbe essere stata la situazione o la relazione che vi ha creato questo 3 di spade. Andiamo avanti con il 2 di bastoni, 10 di spade, 10 di bastoni, asso di coppe e 10 di spade. Tanti 10, c'è voglia di chiudere questo ciclo, c'è voglia di ricominciare da capo con questo asso di coppe. Sì, c'è qualche cosa, il 10 di bastoni mi parla di alcuni pesi che ci si porta dietro, okay, per qualcuno potrebbero essere riferiti ai figli, quindi magari, qualcuno, fa fatica a fare questo passo proprio perché ci sono dei figli di mezzo. Se non è un figlio potrebbe essere un nuovo tipo di progetto che magari c'è all'interno di questa situazione lavorativa piuttosto che familiare o di amicizia. Però ecco, di nuovo, ho 2 carte di forte dolore, il 3 di spade e il 10 di spade, c'è questo ciclo da dover chiudere, Andiamo a vedere questo 7 di spade per piacere, grazie. 3 di coppe e 4 di spade. Io credo che per molti faccia riferimento a un'amicizia, perché il 3 di coppe, fa riferimento proprio, agli amici. Credo che qui qualcuno sia stato tradito, da una persona che pensava amica, da una persona, della quale ci si fidava. Comunque c'è anche questo 4 di spade che vi dà la possibilità di prendervi, se vogliamo, un periodo per fare un'introspezione, per ricaricare le pile, per fondamentalmente curarvi.
Voglio andare a vedere questo 9 di pentacoli. La regina di bastoni e l'eremita. Sono due carte di forte indipendenza, sia l'eremita che il 9 di pentacoli e in un certo senso anche la regina di bastoni. Qui sento che qualcuno non è completamente indipendente, sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista economico. Ragazzi, io qui sento che c'è qualcuno che ha fortemente voglia di scappare dalla realtà che state vivendo o da qualche tipo di emozione che vi fa stare tanto male. Più che pensieri sono emozioni, è qualche sofferenza che avete, che è rappresentata dal 3 di spade e dal 10 di spade. Andiamo a vedere il fante di spade. Allora, prima era uscita 7 di spade un'altra volta, asso di denari e cavaliere di coppa al contrario. Sì, c'è qualcuno qui che si sta attaccando a qualche cosa che è stato detto. Mm? Di nuovo, 7 di spade, proiezioni e mi rispecchia un po' l'energia del fante di spade, no? Perché comunque è un idealista come energia. Quindi qui si tratta di una persona che è veramente poco pratica e che comunque non fa quel tipo di offerta che voi vi aspettate. Il fante di spade potrebbe rappresentare una persona che entra nella vostra vita, potrebbe essere più giovane di voi o comunque avere una differenza di età di una certa importanza. Abbiamo comunque un asso di denari, quindi mi parla di qualche tipo di nuovo inizio, ma io non credo che sia un tipo di inizio mm, sincero, perché comunque c'è un 7 di spade, c'è qualche cosa qua che qualcuno sta nascondendo. Potrebbe essere che voi stiate nascondendo a voi stessi qualche cosa, che qualcun altro nasconda a voi qualcosa, o che voi stiate nascondendo qualche cosa ad un'altra persona. Andiamo a vedere il 6 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 8 di spade. E la carta della giustizia. Allora, la carta della giustizia, avendo anche comunque la carta del giudizio e la carta della stella, sento che a fine giugno, per giustizia divina, arriva quello che è il 6 di bastoni, quello che è il riconoscimento, il successo, la vittoria, che sia anche solo una vittoria della mente, che sia solo anche una vittoria di pochi minuti, però comunque qualche cosa arriva che vi rincuora un po'. Guardate cosa avevo sotto, scusate. Ehm, Vi rincuora comunque un po' questa vittoria, nel senso che tutti quelli che erano i pensieri limitanti, i sensi di colpa vengono lasciati indietro, ok? Qualche cosa. La giustizia potrebbe anche fare riferimento a, per qualcuno potrebbe far riferimento a un divorzio, perché comunque qui c'è una sorta di allontanamento, c'è quello che è un ritiro spirituale, c'è quello che è la volontà di essere indipendenti. E avendo la carta della giustizia potrebbero esserci delle pratiche burocratiche da dover sbrigare, da dover risolvere. In altri casi la giustizia parla di qualche cosa che viene a galla e qui si scopre questo 7 di spade. E mi spiego il perché dei conflitti con cui finisce la stesa. Andiamo a vedere il 5 di spade, 6 di coppa al contrario, wow, e la carta della stella al contrario. Carta della stella ce l'avevamo anche qui. Sono due carte che parlano di sogno. mm? Il sogno, quello che si fa anche quando si è bambini, no? Sento che qualcuno crolla un mito in questo fine giugno, che comunque non è una cosa negativa, cioè nel senso può anche semplicemente essere che arrivando alla carta del giudizio c'è quello che è una presa di consapevolezza e vi rendete conto che è inutile aspettarsi certe cose da una determinata persona perché quella persona magari non vede quello che vedete voi perché ha un grado di consapevolezza diverso dal vostro e quindi non potete neanche arrabbiarvi se questa persona non vede quello che vedete voi, perché siete comunque su due mondi diversi, su due vibrazioni diverse.
E quindi per certe persone semplicemente ci sarà quello che è la presa di consapevolezza che non si può pretendere più di tanto da questa persona, da questa relazione o da questa situazione. Per altri si tratta si tratta sì, di svegliarsi, se vogliamo, da quello che era un sogno che magari voi avevate in realtà perché comunque la carta della vittoria c'è, quindi voi qualche cosa vincete, qualche tipo di riconoscimento anche grazie alla giustizia vi arriva. Il punto è che questo probabilmente non è proprio quello che volevate voi, non è quello che vi aspettavate voi, okay? Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altri messaggi posso dare, vediamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le iscrizioni, condivisioni, commenti, le persone che mi scrivono le mail invece che i commenti. Quindi davvero grazie, grazie a tutti. Allora abbiamo la carta del maestro, repressione che è un 10 di bastoni e la pienezza. Wow! Ragazzi, qui si tratta di avere fiducia in voi stessi. La carta del maestro dice proprio che voi siete i maestri di voi stessi, dovete tramutarvi, trasformarvi, nella vostra bussola interiore, cioè voi dovete ascoltare solo quello che vi dice il vostro istinto, il vostro intuito, perché comunque avendo la carta della stella avete una forte capacità di canalizzazione di messaggi, che sia attraverso i sogni, che sia attraverso le immagini. La carta della stella parla di un terzo, occhio molto, molto attivo, quindi qualsiasi sia il modo in cui voi canalizzate, avete, se vogliamo, la risposta dentro di voi e la carta dell'eremita qui vi dà la possibilità di fare questo percorso interiore. Abbiamo qui di nuovo l'energia del 10 di bastoni, che è questa carta qui. Qui c'è qualche tipo di peso che volete lasciarvi indietro e che dovete lasciarvi indietro se volete andare verso quello che è il 6 di bastoni, la chiarezza, la determinazione della giustizia e questo nuovo inizio di cui parla l'asso di denari. Ok? La pienezza è un asso di denari, quindi io sento che voi avete, questo sarebbe la parte che non si vede, la parte dell'inconscio, diciamo. E avete un asso di denari, avete un nuovo inizio di tipo concreto, avete una nuova strada, un nuovo tipo di percorso da affrontare. Siete all'inizio di un vostro nuovo sé. Godetevi il percorso. E alla fine, se davvero ci sono tutte queste proiezioni di cui si parlava qui, alla fine non è poi così male risvegliarsi da quello che era il sogno che avevate imbastito voi, okay, ed è giusto anche crearne altri, magari un po' più con i piedi per terra, in modo meno idealista. Ma qui perché credo che qualcuno abbia sopravvalutato una situazione o una persona, non perché voi siate magari, ehm, abituati a creare proiezioni. Penso che qui si sia trattato proprio di qualche cosa che, riguardasse il sopravvalutare una situazione, una persona, una relazione. Okay, andiamo ancora a vedere con, gli oracoli dei guerrieri di luce un messaggio, vediamo che messaggio hanno ancora da darvi per chiudere la lettura. Per gli amici del cancro. Uh, amore. Vivi la tua verità, mh? Eremita. E condividi l'amore che è nella tua anima. La pienezza mi parla di abbondanza, sia da un punto di vista, materiale, ma anche da un punto di vista più olistico, quindi sia emotivo che mentale che dell'anima. È una pienezza da un punto di vista totale. Bene cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!